Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 15 giugno, dove troveremo la luna nuova in Gemelli. Vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci in questo periodo, quindi proprio a partire dal 1 giugno, e che appunto poi man mano vedremo queste energie che ci porteranno poi alla luna nuova in Gemelli, e c'è da aspettarsi un periodo molto attivo, soprattutto per una nuova energia che può entrare attraverso ottimismo, fiducia, una carica di entusiasmo, maggiore leggerezza, soprattutto emotiva, può migliorare la capacità mentale, comunicativa. Poi a livello pratico magari possiamo avere possibilità di osservare, di studiare, di ampliare le nostre conoscenze, gli incontri, vivere delle belle esperienze, fare dei viaggi, osservare senza agire subito, immediatamente, perché il rischio, infatti le energie contro, sono di avere le idee poco chiare, difficoltà di scelta e priorità, e quindi di adottare delle scorciatoie non buone. Un momento di passaggio, di transizione, di forte vulnerabilità, ci si può sentire ansiosi, esigenti, frettolosi, scarsa concentrazione, stanchezza e confusione. Quindi queste sono le cose da attenzionare, secondo me, da favorire come energie positive, quelle pro, e poi attenzionare quelle contro. E adesso andiamo a vedere proprio per voi che cosa vuol dire, cosa vi porterà questa luna nuova in Gemelli. Abbiamo il nostro punto di partenza, è la carta primo quarto che ci parla di un equilibrio precario, come vi dicevo, il sentirsi un po' in confusione, magari perché o si sta affrontando veramente una pausa, una sospensione nelle questioni pratiche, o stiamo cercando di osservare, di studiare, di valutare per un cambio di direzione. E allora ottimo se magari state cercando di trovare forza, motivazione a continuare un percorso e quindi di rimanere sul pezzo. Alcune cose possono anche venire a non essere totalmente negative per voi, ma per fare una specie di verifica delle nostre sfide, proprio per capire se siamo nel percorso giusto, quindi una sfida per la nostra volontà. E quindi ostacoli, adattabilità, resistenza, forza non sono una cosa negativa, perché è lì che ci dobbiamo chiedere io desidero veramente questa cosa, io voglio questo, oppure lo sto facendo bene o c'è qualcosa che non va. Quindi di farsi delle domande che siano appunto verifica, perché magari alcune cose ci stiamo semplicemente ostinando e non fanno a caso nostro. Poi abbiamo la luna dell'unicorno che ci parla di speranza, di credere davvero in quello che facciamo, in quello che desideriamo, di avere fede e fiducia soprattutto nel nostro potere. Quindi questo è un momento adatto per avere un approccio sì sensibile, ma allo stesso tempo determinato e forte. Poi troviamo la stella della fortuna, e questa ci fa capire
Prima di tutto che magari può essere anche il momento giusto per esprimere i desideri in senso lato, quando c'è una luna nuova è adattissima per purificarci e per far spazio, piantare quei semini che poi nasceranno successivamente e magari può arrivare proprio un'opportunità del genere per nuova ispirazione, può esserci un colpo di fortuna o una svolta positiva in alcuni eventi, riuscire a seguire la luce del cuore oltre le difficoltà, oltre le ombre, quindi c'è un qualcosa che ci farà da guida. E adesso andiamo a vedere gli altri spunti con l'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo che alcuni messaggi possono essere confermati, ampliati o trovare altri suggerimenti. Il primo arriva da il compimento, ci parla di ciclo, di esperienza e noi sappiamo benissimo che il ciclo è fatto di un inizio, di un sviluppo e di una fine naturale e quindi noi possiamo trovarci ad una di queste fasi. Ovviamente se è uscita una carta del genere ci sta chiedendo in che punto ci troviamo e quindi in base a questa circostanza cercare di capire. Cioè se ci troviamo già a una fine, allora possiamo prepararci a un preludio di un nuovo inizio, oppure la fine può essere la conclusione positiva di un qualcosa e quindi prepararci a raccogliere, riconoscere i frutti, a fare tesoro di alcune esperienze e a lasciare andare, accettare la fine senza attaccamento, soprattutto invece nelle situazioni, quelle chiuse che ormai non sappiamo già che non possono né riaprirsi o non ci danno assolutamente nulla di buono, anche di evitare la stagnazione e quindi portarci a compiere, a chiudere questo cerchio e iniziarne uno nuovo. Come dicevo, la fase della luna nuova è proprio perfetta per questo tipo di preparazione, chiudere e prepararsi al nuovo. Lo sciamano mistico, però di farlo subito, perché già la luna piena precedente ci porta a un culmine, quindi in realtà possiamo già prepararci a questa fase iniziale e questa ci indica il potere, cioè che abbiamo le capacità, abbiamo qualcosa che è a nostra disposizione. Per alcuni può essere l'immaginazione, la fantasia, la forza, la determinazione, c'è un qualcosa che può dare forma alla realtà e quindi essere liberi di esprimersi anche attraverso il linguaggio, oppure riflettere su cosa si trasmette, su cosa si vuole fare, quindi in qualsiasi circostanza di agire con consapevolezza, ma prima di creare ricordatevi che c'è l'osservazione. L'osservazione che poi non deve essere un blocco, non dobbiamo fermarci troppo a pensare. La via della bellezza ci sta dicendo che di vedere bellezza e valore nelle cose. Ci parla di percorso di guarigione, di rinascita, di evoluzione, di cambiamento interiore, di un qualcosa che è molto potente. Per alcuni può essere la comunicazione, la parola, per altri delle scelte, degli atti responsabili, di liberarsi appunto di quello che non funziona, a volte anche di ferite emotive che ci bloccano. Quindi in qualsiasi circostanza di muoversi in un cammino di crescita che può essere strettamente personale per farci stare bene, soprattutto con noi stessi, può essere un cammino, un percorso molto più pratico sia con le persone, con le relazioni, se cerchiamo amore o se stiamo cercando di ottenere dei risultati a livello pratico e lavorativo, quindi parliamo anche di ambizioni in senso lato. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!